Campionato italiano online 2024, 17° turno, incontro tra Isacco Ibba e Vincenzo Di Clemente. Sono rimasti in corsa per la vittoria finale per il titolo di campione italiano online 2024 Angelo Anav, Maurizio Maver e il vincente di questo incontro. Isacco gioca bottom con le pedine nere, mentre Vincenzo gioca top con le pedine bianche. Match ai 13, 1 minuto a punto e 10 secondi per mossa. Grosso vantaggio in corsa per Isacco, che ha portato in salvo anche una pedina. 15 pip di vantaggio, 6-3, colpisce. E diciamo che ha quasi portato a termine la messa in sicurezza delle pedine arretrate. Qui avrei pensato un po' alla possibilità di cubare. 33 pip di vantaggio, secondo me il cubo ci stava. Qui probabilmente ha perso il mercato, 40 pip di vantaggio. Non penso che Vincenzo possa accettare. Invece Vincenzo accetta. Ottimo doppio 4 per Isacco, che copre casa 4, fa casa 2 in testa. Il take era corretto. Ottimo 6-5 di Isacco. Scusate, ho silenziato il cellulare. 6-4, qui duplica il 4. Il vantaggio di Isacco è molto buono. Un ace point game. Isacco non ha un gap sulla casa 5. Farei casa 7. Qui il timing di Vincenzo è buono, però ci sono anche diversi gammon. Perché ha ancora 4 pedine nell'outfield. Sempre il gap sulla casa 5. 6-3 molto buono. Giocherei 6-3. Portare fuori una pedina dalla casa 3 lascia anche un inner gap sul 3. Invece no, avrebbe dovuto portare fuori la pedina. Doppio 3.
W1, qui i Gammon sono pochissimi, deve liberare casa 4. Mossa era praticamente obbligata, indipendentemente dal numero dei Gammon. Il 4 deve uscire e Isacco si avvia a vincere il game e i primi 2 punti. Mezzo minuto a testa. Ok, 2-0 per Isacco. Ottimo doppio 4. Questa è rischiosa, qui siamo sull'orlo del double. Secondo me sì, può essere un double perché Isacco ha parecchi tiri che colpiscono il blot sul suo bar point, inoltre ha un grosso vantaggio in corsa e ha portato in salvo una pedina, però Vincenzo riesce a ancorarsi. Tredici 8, importante abbattere il pilone sul midpoint. Paolo Chianese saluta, ciao Paolo. Ricordiamo che in questo campionato ci sono stati parecchi giocatori di Napoli sino alla fine. Napoli sta diventando un centro importante per il backgammon italiano, si è risvegliata, diciamo così, da poco. Hanno ripreso a giocare parecchi giocatori che giocavano un po' di tempo fa. Ricordiamo anche che Napoli è arrivata alla finale della Coppa Italia Online, eh, dell'ultima Coppa Italia Online, finale che ha perso con la squadra di Cagliari. Allora, qui intanto ci siamo un po' distratti, 34 pip di vantaggio per Isacco, questo è un double sicuramente, direi che è ancora un take. Invece no, non è un take, in realtà aveva anche il blot, per cui il blot è un grosso ritardo in corsa. Quindi ho sbagliato la valutazione. Qui Isacco ha una posizione
ottima, grande vantaggio in corsa. Isacco sta giocando molto bene a 1,5. Vincenzo ha invece commesso qualche errore, sta giocando a 7, ma può sicuramente migliorare il suo PR. Vincenzo è un ottimo giocatore. Ultimamente ha ripreso anche a partecipare ai tornei live. Può vantare degli ottimi risultati nel circuito CNB qualche anno fa, diciamo, probabilmente 15-20 anni fa. Intanto Isacco elimina il contatto. E ha grandissime possibilità di vincere il game, ma anche possibilità non trascurabili di Gammon. Ancora 2, 4, 5 crossover per Vincenzo, che comunque è favorito a evitare il Gammon. Adesso serve a Isacco un doppio, tira il doppio, Gammon 6-0 per Isacco, ottima partenza di Isacco, che sta giocando rapidamente. Di solito Isacco è abbastanza riflessivo. In effetti, beh sì, qui deve assolutamente giocare il blitz, anche se in vantaggio per 6-0. Questo con la pedina sulla casa 2 non è un double, tantomeno a questo punteggio. Qui colpirei sulla casa 2 per cercare di impedire che Vincenzo faccia l'importante casa 5. L'alternativa è 24-18. Correttamente Isacco ci pensa, è un punto importante della partita. Sì, io giocherei sicuramente questa. Vincenzo danza e questo secondo me è un cubo forte perché ehm, Isacco ha un buon blitz e un double shot sulla blot di Vincenzo. Qui è sicuramente too good, secondo me ha perso il mercato. Doppio 6, tiro eccezionale, ma Vincenzo si ancora. Qui secondo me correttamente Isacco ha tirato, non ha cubato.
5-4 rientra e colpisce. Beh, non c'è molto da pensare. Questo potrebbe essere un cubo, ma non cuberei forse al posto di Isacco a questo score. Però d'altra parte se tira un 4 ha ottime possibilità di gammon. Il cubo era corretto, ma il drop di Vincenzo era sbagliato. Quindi 7-0 per Isacco, che è partito molto bene anche in questo game. Doppio 5, casa 3 e colpisce sull'1. Beh, casa 3 è obbligata, fortissima. Secondo me colpire sull'1 è... No, invece no. Curioso. Avrei sbagliato sicuramente. No, 4-1 mi piace la mossa che ha provato Isacco, 6-2-2-1. Invece no. Qui colpisce un'altra pedina. Vincenzo si è ancorato, doppio 1, un tiro pessimo, deve smontare casa 5. Vincenzo colpisce. Zacco danza, doppio 4 ottimo per Vincenzo, casa 4 e casa 2. Io qui cuberei al posto di Vincenzo, non mi sembra too good. 3 pedine indietro sono tante. Bar point. No, questa mi sembra un po' troppo. Direi un overplay. Bar point è importantissimo. 5-6 rientra e colpisce, ottimo tiro per Isacco. Vincenzo danza, adesso un double shot. Direi 14-8. Forse era preferibile 13-7. Qui secondo me è too good. Cinque pedine arretrate, ottime possibilità di gammon, anche se il buco sulla casa 6 è grave, cioè grave, fastidioso. Ma io giocherei bar 24 e 23-17.
doppio 6 per Isacco. Ma sì, andrei sull'1, 13-1, non lascerei l'indiretto. Doppio 3 deve smontare casa. Doppio 5 è ottimo. Doppio 1 pessimo per Vincenzo. Doppio 6 riduce tantissimo i Gammon. Qui probabilmente ancora too good. Isacco Cuba. Questo direi che è un drop molto chiaro. Infatti vedete che il GNU dice che il double è un blunder. Eh, era, I Gammon erano tanti. Comunque 8-0 per Isacco. Ma 6-2 colpirei sul 5. Corretta la mossa di Isacco. Qui avrei giocato 24-18. Cinque 4 qui può colpire o ancorarsi. Io farei l'ancora sul Golden. L'ancora importantissima per permettere di giocare serenamente il game, soprattutto tenendo conto del grosso vantaggio nello score per Isacco. Però normalmente nelle prime mosse si tende a colpire, ma qui con tre pedine indietro GNU è d'accordo con la scelta di Isacco. È un po' troppo rigida, avrei giocato probabilmente 24-21. Buon vantaggio per Vincenzo, che ha il Golden Point, è un ottimo vantaggio in corsa. Tanto i due giocatori stanno giocando poco sopra il 5, quindi ottimo livello.
23 pip di vantaggio per Vincenzo. (5-4) non è un gran tiro. Double Tiger, che è la scelta corretta. No, qui colpirei sul 3 e coprirei l'1. Quindi casa 4 e 7-3-3-1. Vincenzo la vede e la gioca. Qui secondo me è too good, assolutamente, non cuberei. Invece cuba e questo è un drop nettissimo. Vedete, avrebbe dovuto cubare prima, soprattutto su questo punteggio. Il double è un blunder. Secondo me i due giocatori stanno, anche questo è un errore, una volta che l'avversario ha fatto casa 4, la scelta per Isacco era tra fare casa 22 o il golden. Stanno giocando un po' troppo veloci e ultimamente stanno sbagliando un po'. Se il 4 colpisce e copre, secondo me c'è anche un po' di tensione per l'importanza della partita. Questa è una scelta interessante. Molte possibilità buone. Anche fare il golden è un po' passiva, ma dà una grossa sicurezza. Fare casa 3 può essere una buona possibilità. Anche la mossa che stava provando Isacco, casa 5 e poi casa 2, switchare. Colpire è la scelta corretta per Gnu. Isacco sta pensando alla possibilità di cubare. Sinceramente non cuberei. Qui casa 5, molto importante, rinforza la casa. Assolutamente non deve cubare. Qui giocherei 13-7. Grande vantaggio di Isacco, prime da 5, 13-7, importantissimo, ci sono 3 pedine dietro il prime. Si sta lasciando 3 blot in giro, ma non può evitare di lasciare i blot, quindi importante fare il prime.
L'unica possibilità di ridurre il numero dei blot sarebbe giocare 7-1, ma è inguardabile. Correttamente Isacco fa il prime da 5, 3-2, ottimo tiro per Vincenzo che fa a casa 5, ma 2-1, ottima risposta di Isacco. Qui secondo me è too good. I 4 danno un numero enorme di Gammon. Vincenzo ha solo il 55% di possibilità di rientrare al prossimo tiro e comunque ha 4 pedine dietro un fortissimo prime da 5, quindi secondo me Isacco deve giocare per il Gammon, anche se Isacco è 5 away, per cui i 2 punti non sono importantissimi, quindi potrebbe essere corretto il double. Per me è un drop molto chiaro, nonostante il punteggio. E infatti double corretto e drop corretto. 9-1 per Isacco, che adesso è 4 away. Giocherei 23-18 e 13-11, oppure 13-8-6-4. Anche questa è possibile. Questa probabilmente è un po' troppo aggressiva visto il punteggio. Invece è corretta per GNU. Qui casa 1 è direi 11-6. Doppio 6 per Isacco, questo è un double. 23 pip di vantaggio, una pedina sul bar, un blot a tiro diretto e il drop è corretto. 9-2. Ottimo golden point per Isacco e ottimo bar point dell'avversario per Vincenzo. Questo è un mutual holding game, un tipo di posizione che torna sicuramente utile a Isacco, perché non è una posizione gammonish, quindi visto il vantaggio nello score di Isacco è sicuramente ottimo. 5 pip di vantaggio per Isacco. Slotterei casa 5. Doppio 1 deve sì fare casa 7 e coprire casa 2.
Questa non mi è piaciuta tantissimo. Lasciare slottata casa 5 era importante. Probabilmente avrei giocato 6-2 e 8-2. Anche questa non mi piace. Doppio 6 eccezionale per Isacco. 16 pip di vantaggio. Qui il double ci sta assolutamente. Forse alla mossa precedente sul 5-4 avrei fatto il pay now scendendo dal mid. Casa 4. E adesso fa il pay now, ma la casa di Vincenzo è molto più forte. Però Vincenzo missa. Grande vantaggio di Isacco. Doppio 3, buon tiro per Vincenzo. Ma il vantaggio di Isacco è grande. Il 4 si aggiudica il game, si porta sull'11-2, 2 away, 11 away. Isacco sta giocando a 4-7, Vincenzo a 6-7. Casa 4. 6-4 qui può scappare o fare casa 4. Secondo me era importante andare sul 22. Doppio 6 di Vincenzo è fortissimo. Qui deve colpire. Ottimo double di Vincenzo, è corretto il drop di Isacco. 11-3. Questa è un po' passiva. Al posto di Vincenzo probabilmente avrei cubato. Sull'11-3 non c'è molto da aspettare.
Questi per me sono tutti double. Qua Vincenzo ha perso il mercato. Questo è un drop molto chiaro. Invece Isacco accetta. Un blunder, un grosso blunder per Isacco. A questo score troppo rischioso accettare. Però il doppio 2 è eccezionale. Prime da 5 per Isacco, ma soprattutto fa l'ancora sul 22. Però un prime da 5 contro un prime da 4. Secondo me deve colpire le due pedine. Anche se i gammon non gli servono. Prime da 6 per Isacco, adesso ha bisogno di un 5 o un 6. Tira il 6. Doppio 1 non è un bel tiro, deve smontare il prime, il full prime. 3-1, colpirei due pedine. Questa è una scelta interessante. Probabilmente giocherei questa, è molto rischiosa ma dà ottime possibilità di vittoria. Invece no, corretta la mossa di Isacco, tira anche un 5-4 che è eccezionale. Ma io qui libererei casa 7, 2 off. 3-1, altre 2 off. Ah no, poteva liberare casa 6, è sicuramente meglio. Mi era sfuggita. Chiude casa 3. Direi 5-3 e 1 off. Invece no,
non sono posizioni semplici. Lascia un blot, Vincenzo non colpisce e questa è la fine. Vittoria di Isacco. Diciamo che Vincenzo non è stato fortunatissimo con i dadi, e quindi saluta un campionato italiano che l'ha visto protagonista sin dai primi turni. Ottimo torneo per Vincenzo, ma lo vedremo sicuramente in posizioni di prestigio nei prossimi tornei. Vincenzo è un giocatore in forte crescita, sta riprendendo a giocare molto bene. E grandi complimenti a Isacco, che appunto entra tra i primi tre eh, giocatori del campionato italiano. Adesso ci sarà ehm, un girone a tre tra Angelo Anav, Maurizio Maver e Isacco Iba. Estremamente interessante, lo seguiremo con attenzione. Complimenti quindi ai tre, chiamiamoli finalisti. Complimenti anche a Vincenzo che comunque è stato autore di un ottimo torneo, per cui complimenti a tutti, grazie a chi ci ha seguito in questa giornata estiva e arrivederci alle prossime.